I am the president and founder of Circle Surrogacy. Buongiorno a tutti, come avete sentito io mi chiamo John Weltman e sono il presidente ma anche il fondatore della Circle Surrogacy. I personally began looking into surrogacy 20 years ago. Ho cominciato 20 anni fa a così prestare attenzione al problema della maternità surrogata. And we signed with a surrogate parenting agency 18 years ago, and I have 2 children through surrogacy who are now 15 and 14. Oggi, praticamente grazie a quello che è successo circa 18 anni fa, ho 2 bambini ottenuti proprio con questa maternità o paternità comunque surrogata. Uno ha 15 e l'altro 14 anni. I happen to be a gay man and have my partner here in the room, my husband, but I'll leave him be. But we work in Europe with about 50% of our clients are gay and 50% are straight, and singles as well as couples. Noi lavoriamo, io sono gay, comunque il mio partner è qui presente, il mio coniuge è qui presente anche in sala, lavoriamo soprattutto qui in Europa per il 50% con delle coppie gay, ma per il 50% appunto delle coppie particolari. And we have a staff of about 20 people who work with me, actually most of whom are heterosexual women, some of whom have been surrogates before, some of whom have been donors before, some of whom have been parents before. E abbiamo un team di collaboratori che lavorano con noi, di circa 20 persone. Direi che la maggior parte delle persone sono donne appunto eterosessuali, donne che addirittura anche hanno appunto da madri surrogate oppure da donatrici e che hanno avuto comunque anche dei figli. But the core of our program is made up of lawyers and social workers because we believe that this is both a very important legal issue that we need to address with you, and also in terms of screening the surrogates and supporting them, a psychosocial issue. Ma direi che il grosso del lavoro che svolgiamo è soprattutto a livello legale, cioè di collaborazione con i legali e a livello anche di collaborazione con gli assistenti sociali. Questo è molto importante per noi perché secondo noi tutte le ripercussioni e i riflessi legali sono estremamente sensibili e importanti, soprattutto quando si tratta di fare lo screening delle persone che appunto dovranno essere poi coinvolte nella maternità surrogata o appunto come madri surrogate piuttosto che come donatrici. About half of our program is dedicated to international couples like yourselves, and we've actually worked in 42 different countries and have children as old as 5 here in Italy. In 5 years old. Ok. La maggior parte, direi la metà così, dei programmi nei quali noi lavoriamo si rivolgono comunque delle coppie internazionali e noi collaboriamo già con 42 paesi e qui in Italia appunto bambini già che hanno un'attività, la nostra attività già da 5 anni. But before I go into the sort of legal aspects of this, I wanted to make sure that everyone in the room understood just what was involved with gestational surrogacy and what that entails. Prima di addentrarmi nell'aspetto legale, vediamo un attimino che tutti noi di metterci d'accordo e capire veramente con chiarezza cosa si intende per GDS, per gestazione di sostegno, per surrogacy. Does everyone know what gestational surrogacy is about? Raise your hand. Alzate la mano se sapete esattamente con precisione cosa si intende con appunto GDS, quindi gestazione di sostegno. So, an explanation would be una spiegazione magari. That's fine. So the concept of gestational surrogacy is to have one woman carry for either another woman or a gay man or a single man or even a single woman who cannot carry themselves. Obviously, men can't carry babies, and women sometimes have uterine issues that make it difficult for them to carry babies, or systemic issues that makes it dangerous for them to carry babies. Il concetto ruota intorno a questo, sostanzialmente intorno alla presenza di una donna che farà da portatrice, quindi da carrier, e questa donna porterà chiaramente in grembo quello che poi sarà il futuro nascituro a favore o per esempio di un'altra donna che ha dei problemi magari proprio a livello proprio fisico, di utero o d'altro, oppure sistemici eccetera, oppure magari di un gay oppure di un single che può essere una donna oppure un uomo, sapendo chiaramente che un uomo da solo comunque non potrebbe avere un bambino. What has been very nice is that in the United States since 1990, so for 19 years, the courts in the United States have treated gestational surrogacy as something very special
where the contract you sign originally with the carrier is binding, and there is no way she can change her mind. It is your baby from the very beginning. La cosa bella è che dal 1990 la Corte negli Stati Uniti si è espressa in favore di questa azione in maniera molto precisa della GDS, quindi circa 19 anni fa, e ha trattato comunque il problema della GDS come una cosa molto speciale, molto particolare. Si tratta di un vero e proprio contratto che si instaura tra chi porterà, quindi la carrier, la portatrice, la donna portatrice del bambino, un contratto assolutamente vincolante che non consente di cambiare idea, quindi quello che poi nascerà sarà comunque e decisamente vostro figlio, senza alcun dubbio. With the exception of 6 states and the District of Columbia that don't permit surrogacy, which we never work in, all of the other states actually do permit surrogacy and will uphold these agreements. Con l'eccezione di 6 stati e anche la Colombia, chiaramente, che non consentono la surrogazione di maternità, e tutti gli altri stati invece hanno dato la loro approvazione, quindi il loro appoggio a questa azione di maternità surrogata. So we very carefully select surrogates from states where, based on our understanding of Italian law, and Ezio will talk about that, it is safe for you to return to this country without problem and be able to get Italian nationality for the child. Ecco perché noi siamo molto attenti alla selezione dei paesi che devono essere coinvolti nel programma di surrogazione della maternità, per fare in modo che comunque si possa garantire il massimo di sicurezza una volta avuto il figlio e il bambino, ritornare quindi in Italia e potergli garantire senza problemi la cittadinanza italiana. The reason people come to the United States as opposed to other countries is that there is no other country in the world where surrogacy is as secure legally as it is in the United States. Il motivo per cui le persone si rivolgono agli Stati Uniti quando desiderano, hanno in mente una maternità surrogata, è semplicemente che non c'è nessun altro paese al mondo dove appunto la maternità surrogata sia legalmente, giuridicamente così sicura quanto in grado di offrire gli Stati Uniti. The 3 countries that people most commonly talk to me about other than the United States. Ma a parte gli Stati Uniti, quasi solitamente sempre le persone tipicamente mi parlano sempre di 3 paesi in più. Ukraine, India, and the United Kingdom. Il Regno Unito, l'India e l'Ucraina. The problem that with the India is that there is no established law in the country the way there has been for the past 20 years in the United States that makes it clear that this child will be yours and come back with no problems. Il problema dell'India è molto semplice, cioè non esiste, come invece appunto era la situazione 20 anni fa negli Stati Uniti, in India non c'è una legislazione precisa che possa garantire che il nascituro possa poi rientrare nel vostro paese senza problemi e senza neanche delle implicazioni legali. There was a case of a United Kingdom couple who were not able to return their child to their country for over a year because of how the legal system worked in India. Proprio in funzione di come funziona il sistema giuridico e legale in India, c'è stato proprio un caso di una coppia britannica che per più di un anno non è riuscita a riportare indietro con sicurezza il proprio figlio dall'India. And in the Ukraine, I've had a number of couples who have joined us because when they went to pick up their child, they had to pay a great sum of money to many different officials in order to get their own child out of the country, monies they weren't expecting to pay, which never happened in the United States. Nel caso invece dell'Ucraina semplicemente c'è stato un paio di coppie che al momento in cui appunto erano pronte, si erano recate a ritirare, a riprendere il loro bambino e riportarlo chiaramente a casa propria, è stato loro chiesto una quantità ingentissima di denaro da parte di funzionari pubblici, denaro che non era previsto chiaramente, cosa che questo non succede negli Stati Uniti. And actually the biggest of the problems is in the United Kingdom, where for 6 weeks after the birth, even a gestational carrier has the right to change her mind and keep the child. Ma tra l'altro il problema più grosso è nel Regno Unito, dove dopo anche 6 settimane dalla nascita del neonato, del bambino, la portatrice gestazionale ha ancora il diritto di decidere se magari vuole il bambino per sé. And in one instance involving an Asian couple who had their own genetic child that was Asian, a white woman kept their child. Actually, it was twins she kept due to being
law. E c'è stato un caso appunto di una coppia asiatica dove praticamente anche se geneticamente il bambino era asiatico, anzi era tra l'altro un parto gemellare, quindi erano dei gemelli, la donna bianca ha voluto comunque tenersi questi figli in base alla legge proprio britannica. In fact, in the last 19 years in the United States, there has never been an appellate court decision that has granted any rights at all to a gestational carrier. Mai nel corso di 19 anni negli Stati Uniti la Corte d'Appello ha mai concesso o emesso una sentenza che permettesse alla madre gestazionale, alla portatrice, di avere il diritto di tenere per sé il figlio. The other thing I find very valuable about the United States is the quality of the medical care. Un'altra cosa che è estremamente buona, preziosa negli Stati Uniti è la qualità proprio dell'assistenza medica che gli americani riescono a dare. I have had a number of couples come to me after spending close to $60,000 in India, having transferred 16 embryos at a time and had no success. Ci sono stati dei casi, per esempio, di persone che dopo aver speso più di $60.000 in India e dopo aver ricevuto magari contemporaneamente proprio 16 embrioni trasferiti nell'utero, chiaramente non hanno avuto successo. In our experience over 14 years, we have had a 99.6% success rate for the couples who have come to us in terms of having a child. Nella nostra esperienza, negli ultimi 14 anni invece, il tasso di successo per le coppie che appunto si erano rivolte a noi per avere un bambino o un figlio era del 99,6%. That statistic is based on both using a gestational carrier and using an egg donor. So for our heterosexual couples, the statistic is more like 78% success rate with just using a gestational carrier, because sometimes it also involves the woman's eggs that are a problem, and we have to convert them to the higher level, what we call egg donor surrogacy. Devo dire che tra l'altro in questo senso bisogna considerare due aspetti, quello della gestazione comunque della portatrice, della gestazione, quindi della GDS, ma anche l'aspetto della ovodonatrice. Nel caso per esempio di coppie eterosessuali la percentuale è del 78%, perché in quel caso lì chiaramente si è molto spesso soltanto GDS e quindi non ovodonatrici, perché l'ovulo molto spesso è quello della donna, magari ha dei problemi e a questo punto va convertito a una qualità superiore e va portato chiaramente a dei cambiamenti per poter avere più successo come una carrier, come una portatrice. So for all of the gay men coming to us and all of the single men coming to us, we are always looking for both a woman who can gestate the embryo as well as a woman who can provide the egg to create the embryo. Quindi sia per le coppie gay o comunque i single uomini in generale, noi stiamo molto attenti, cerchiamo sempre una donna che sia appunto la donna gestazionale, la portatrice che appunto porterà poi l'embrione in utero, e un'altra donna invece che sia la ovodonatrice che creerà appunto l'embrione che poi andrà a essere impiantato nell'utero della donna. For our heterosexual couples, there are actually 3 options. Option number 1 is that the uterus is fine and they just need an egg donor because the woman's eggs are not of the highest quality. Allora, nel caso invece delle coppie eterosessuali ci sono 3 dei problemi. Il primo, che magari non so, l'utero della donna vada bene, sia ok, ma magari ci sono dei problemi a livello di ovuli, la cui qualità non è quella sufficiente per riuscire a ovviamente dare alla luce un bambino. The second option is where their eggs are fine, but they have some issue with their uterus or carrying, in which case we just provide a gestational carrier. Il secondo caso invece è quello di una donna chiaramente i cui ovuli vanno perfettamente bene, sono assolutamente di buona qualità, ma ha un problema a livello di utero. In questo caso chiaramente deve essere accolto l'embrione o l'ovulo in un contesto che sia diverso e ha bisogno quindi di una madre gestazionale. And the third option is where both are involved, both a gestational carrier and an egg donor. Il terzo caso chiaramente è quello che vede protagonisti entrambi, e cioè sia una portatrice gestazionale ma anche un ovo donatrice. And we call that last option the egg donor surrogacy option. Ecco, questa è l'opzione di surrogazione della donazione dell'ovulo, ovodonazione. One of the things that I find that people like about this is how open and honest everything is.
Uno degli aspetti che vengono altamente apprezzati da questa procedura è che la gente riconosce il fatto che tutta la procedura è estremamente aperta ed estremamente onesta, dall'inizio alla fine. In every instance, you will meet your gestational carrier. In ogni caso, appunto, si incontrerà comunque la portatrice gestazionale. And you will have a year-long experience both getting to know her, hearing from her about her experiences, and visiting with her to go to doctor's appointments and be there for the birth. E quindi c'è la possibilità nel corso proprio di un anno di approfondire la conoscenza di questa persona, della sua esperienza, di saperne di più, di capire che tipo di persona è e magari addirittura anche di partecipare alle visite mediche e di essere presenti durante la nascita. But what is very special about our program that is not like most other programs is that most of the couples in our program who need an egg donor also meet and spend time with the egg donor. Ma la cosa veramente speciale del nostro programma, che non è condivisa da nessun altro programma, è che le coppie che hanno bisogno anche di una ovodonazione riescono e possono anche incontrare e frequentare anche le ovodonatrici. This is not necessary. People who choose to have an anonymous egg donor have every right to do so, and that's fine. Se poi qualcuno vuole mantenere l'anonimità, chiaramente lo può fare tranquillamente e va benissimo. But for me personally, I have found that there's been a very significant benefit to my children, both psychologically and medically, to having a known person who is genetically their mother. Ma qui parlo veramente anche della mia esperienza personale con i due bambini che abbiamo noi. Credo che sia dal punto di vista psicologico ma anche medico è estremamente vantaggioso, fa molto bene ai bambini avere chiaramente, cioè identificare una persona e comunque sapere che l'ovodonatrice piuttosto che la maternità gestazionale ha un volto, quindi conosciuta e nota, la madre genetica intendo dire. The experience I had as a gay man is that as children got older, they asked more questions. So l'esperienza che ho io è che chiaramente, ovviamente crescendo, poi i bambini cominciano a porre tante domande, tanti quesiti. So at 3 they began to ask, where's my mother? A 3 anni la tipica domanda è: ma dov'è mia mamma? And I would answer, California, which is where she was. E io rispondo California, appunto dove appunto starebbe. And at 5 they asked, can we meet her? A 5 anni ti chiedono: ma possiamo conoscerla la nostra madre? And so we set up an original meeting. We worried that if they would be meeting her and if they liked her, she was far away and they wouldn't see her much. Allora, il nostro timore era quello che se avesse avuto la possibilità di incontrarle, magari lei si trovava fisicamente lontano, questo sarebbe stato un problema perché non avrebbero potuto incontrarsi naturalmente più di tanto. But if they didn't like her, that would be very hard to handle not liking your mother at age 5. Però al contrario, se invece magari incontrandola poi scoprissero che così a loro non piace questa figura, anche questo sarebbe all'età di 5 anni molto difficile da gestire, tra virgolette, il fatto che insomma un bambino di 5 anni non ama la madre che gli ha dato la luce. But in fact, they liked her very much, but we were their parents, and it just dispelled a mystery at an early age. E in realtà invece l'hanno apprezzata moltissimo, però noi eravamo i genitori e questo praticamente ha fatto così svelare il mistero a un'età molto precoce. Then at 7 and 8 they asked, which of you is my biological father? Poi a 7-8 anni ti chiedono: ma allora qual è il mio padre biologico? And we told them, and I found that both of them were disappointed for about 2 weeks. E gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo svelato, trovato che entrambi erano estremamente delusi quando gli ho detto che era il padre biologico per almeno 2 settimane. Because they liked their non-biological father perché better. loro preferivano essere stati figli dell'altro padre non biologico. And then they realized that we were both their we were both their fathers, and it didn't change. Poi però hanno capito che non è che le cose comunque si cambiavano tanto, perché entrambi in realtà eravamo comunque padri dei figli. And now, since they have been 11 or 12 and they understand genetics, when Cliff's mother passed away, and even though my genetic son was closer to her and very sad at her loss, he did turn to me and say,
oh, I don't have to worry about diabetes because it's not my genetic grandmother. E adesso invece sostanzialmente quando poi sono arrivati a 11 e 12 anni e quindi riuscivano a capire un attimino di più per quanto riguarda la genetica, quando la madre di Cliff appunto è deceduta, a questo punto mio figlio genetico, cioè almeno si sentiva anche più tranquillo perché non si doveva preoccupare del problema del diabete perché non era chiaramente legato alla presenza della nonna. So I think this has been very important in my children's lives, to simply dispel the mystery at an early age and make them feel comfortable with where they came from and what the facts of their genetic and physical lives are. Quindi io trovo che, e questo diciamo è l'aspetto più delicato, più importante, è molto importante, come dire, svelare il mistero in giovane età comunque, e fare in modo che questi ragazzi, che questi bimbi insomma, sappiano bene, con chiarezza, quali sono le origini da cui provengono, quali sono i fatti genetici, soprattutto i fatti fisici che gli hanno dato loro la possibilità di svilupparsi e di nascere. But there's a second reason besides the emotional, which is the medical. Ma oltre chiaramente all'aspetto rigorosamente emotivo c'è un aspetto più tangibile, cioè quello medico, che è molto importante. Several times I've been to a doctor with my son and they have asked me about genetic family histories, and I don't have memorized the form of my children's genetic mother. E molto spesso io per esempio sono stato a visitare mio figlio da un medico durante una visita e chiaramente poi sono stato un po' versato da domande da parte del medico, domande sull'origine genetica, l'anamnesi o la storia genetica di mio figlio, ma chiaramente non sempre io avevo in mente, ricordavo esattamente qual era la forma genetica della madre che l'aveva procreato. So I have picked up the phone and called Susan and asked whether there was a family history of whatever the doctor was asking me about. E quindi a questo punto tiravo sul telefono o il cellulare e chiamavo Susan e dicevo se magari aveva delle risposte ai quesiti di anamnesi genetica che mi erano posti dal medico. One of the things that we do for you is to try to match you with people who match what you're looking for. Una delle cose che noi cerchiamo di fare, uno degli sforzi, è cercare di accoppiare le vostre esigenze, quello che siete voi, con delle persone che sono in grado di rispondere a quello che voi state cercando. So that for the couples who are looking for a gestational carrier who want to be in touch with her all the time, we have women who love that attention and would love to have your involvement. Ecco, per esempio prendiamo il caso di una coppia o persone che cercano una portatrice gestazionale e che magari vogliono essere costantemente in contatto con lei, non perdere il contatto, eccetera. Abbiamo delle donne che sono assolutamente, cioè che desiderano tantissimo, che adorano essere contattate costantemente, vogliono questo tipo di attenzione, quindi abbiamo anche questo. And for those people who would prefer a more distant relationship, we have many women who are doing this for you, but don't need a lot of attention, are very independent people, have their own lives with their own children. E invece magari per altre persone che hanno gusti diversi vogliono mantenere un rapporto abbastanza distante, eccetera, così anche lì noi abbiamo effettivamente delle donne che invece non ricercano questo tipo di attenzione assolutamente, che sono molto indipendenti e che comunque hanno una loro vita a parte, indipendente con i loro figli. Va bene questo. But the reason I believe we have the highest success rate in surrogacy in the world is that we are so selective about the women who do this for us. Direi che il motivo clou, proprio centrale, che spiega perché noi abbiamo così tanto successo, un successo così elevato a livello mondiale proprio nelle operazioni di maternità surrogata, è per l'attentissima selezione che noi facciamo, l'importanza che diamo alla selezione, nella scelta delle donne che devono fare questo. We look for women who are between 21 and 37 years of age. La fascia d'età che noi prendiamo in considerazione è quella di donne che hanno tra 21 e 37 anni. Who have had children before with no medical complications Che in hanno, any of their pregnancies. che hanno già avuto comunque delle gravidanze dei bambini precedentemente senza alcuna storia di complicanza medica durante nessuna delle gravidanze che hanno già avuto. Who come from states where surrogacy is legal. Che provengono da stati dove appunto la maternità surrogata è legale.
and who have the support of their very important husbands, and Amanda's husband is in the room too. E che hanno chiaramente, cosa che non è da sottovalutare, il prezioso sostegno del coniuge, del marito, e tra l'altro il marito proprio di Amanda è qui presente. The level of review of donors is also extremely high. È anche elevatissimo il livello, diciamo, di analisi, rianalisi proprio delle donatrici. But here we're very concerned with genetic family histories. Qui quello che ci interessa tantissimo è proprio la storia familiare, genetica a cui appartiene la donna prescelta. They are given a whole series of genetic tests before you move forward with them. Prima di procedere con queste donne, chiaramente hanno tutta una serie interminabile di test genetici che vanno compilati e fatti. We make sure that they have no psychological history, no psychological medications or times in a psych hospital. Noi anche ci accertiamo del fatto che queste donne comunque non hanno mai avuto bisogno di farmaci o di psicofarmaci, o comunque che abbiano una storia pregressa di disturbi psicologici o disturbi di questo tipo. And that they also have support systems for the for what they're doing, that their families know what they're doing. E che comunque la loro famiglia sia perfettamente al corrente, quindi dia loro un sostegno per quello che stanno facendo. I think that when a couple comes to us, our job is to find out what in particular they are looking for. Direi che in assoluto quando ci arriva una coppia, la cosa, il nostro compito, la nostra missione è capire esattamente e individuare quello che cercano. And that includes not just what they're looking for in a carrier, but if there are specific requirements such as eye color, hair color, height, college education in a donor, we want to know those as well. E chiaramente non soltanto che cosa desiderano eccetera, ma anche degli aspetti particolarmente specifici, come non so, il colore degli occhi, dei capelli, l'altezza, il tipo di formazione, di educazione comunque culturale, scolastica della donatrice. Generally the process lasts between about a year and a half from the time a couple signs up to the time a baby is born. Dal momento in cui la coppia firma chiaramente questo impegno, questo contratto, fino al momento della nascita del bambino, di solito appunto questo è un processo che prende circa un anno e mezzo nella selezione. And that is because it takes time first to find a donor, and then a carrier, and then get pregnant, and then 9 months to baby. E questo semplicemente per una questione matematica, ci vuole il tempo per trovare la donatrice, la portatrice, poi ci vuole il tempo su della gravidanza, chiaramente 9 mesi, e poi il tempo che nasca il bambino. There are many options that are offered to our couples. Some people wish to have just one child, some wish to have two. When they have a gay couple, frequently the couples will want to have one child by each of them, fertilizing the same eggs, where they actually split the eggs into 2 petri dishes, and one father fertilizes each, and then they put one of each in at the same time. Ci sono diverse opzioni che sono aperte per le coppie che si rivolgono a noi. Per esempio molte coppie vogliono avere soltanto un bambino, altre ne vogliono avere 2, nel caso appunto invece di magari coppie gay possono volere un bambino ciascuno nato dallo stesso ovulo, che però viene splittato in 2 su petri dish, su piatto di petri, per poter avere comunque entrambi la stessa origine. And about 45% of the time we are successful with that, but even when we are not, there is another petri dish to return to the next time for the other father to have a child using the same donor. Ma di solito abbiamo un tasso di successo in questo caso del 45%, ma anche nei casi in cui il successo non c'è, abbiamo comunque sempre a disposizione lo stesso petri dish che viene utilizzato la volta successiva per fare in modo che comunque origina dalla stessa donatrice per la prossima volta. So I think rather than carry on too much more about what the agency does, it would be important for you to hear from our
one of our carriers who is here with me and one of our fathers who is here with me about their personal experience.